Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale Valoroso IT. Qui parliamo di computer e elettronica vintage. Se vi interessano questi argomenti vi invito subito sulla fiducia a mettere un like al video e poi a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Oggi vorrei fare la prova di alcuni computer portatili che mi sono stati regalati durante gli anni, alcuni li ho comprati, altri già li avete visti sui video, però oggi uno per volta lo proviamo ad accendere, vediamo se parte e vediamo che sistema operativo carica. Una precisazione: se avete il dubbio che l'alimentatore del vostro computer portatile possa avere dei problemi, vi conviene controllare la tensione. È un'operazione abbastanza veloce da fare con il tester, io non lo faccio vedere qua nel video, tanto ho fatto altri video in cui mostro come provare le tensioni di alimentazione, è una precauzione in più. Vero è che sulla scheda madre del computer portatile ci sono poi regolatori di tensione effettivi che vanno ad alimentare il processore, il RAM e tutte le altre periferiche interne. Però è comunque una prova, quella di testare l'alimentatore, che è utile se è da un po' che il computer non si accende e se avete il dubbio che possa non funzionare l'alimentatore. Oggi vediamo quindi alcuni computer portatili di fine anni 80, anni 90 e anche inizio anni 2000. Non vedremo i computer trasportabili tipo IBM 5155 oppure anche il Commodore SX64, che sono già stati argomento di alcuni video e potrebbero essere argomento anche di video futuri. Partiamo subito a bomba con un Epson Q150A, un computer di fine anni 80 con processore Intel 8088 che mi è stato regalato da Flavio Agostinini. Il computer non era dotato di alimentatore, però mi è stato spedito questo cavo di alimentazione e l'alimentatore originale doveva essere da 15 volt. Dal mio super alimentatore cinese con tensioni regolabili posso selezionare un connettore che sia equivalente, sperando che poi funzioni veramente. Piedino positivo è quello centrale. Regoliamo prima di collegarlo ovviamente la tensione a 15 volt. E poi con tutta l'attenzione del caso andiamo a collegare. Ok, non si vede ma qua c'è una spia che si è accesa. Vediamo se parte. Allora, durante l'accensione ovviamente me ne sono stato zitto, così avete potuto ammirare l'ASMR dell'avvio del computer. Allora, voi dalla telecamera non lo vedete bene, ma io in realtà il monitor lo leggo molto bene. Scritte bianche su sfondo azzurrato, molto carino, 600 KB di RAM, errore 161, evidentemente non tiene la configurazione, perché la batteria interna è scarica. Premiamo F1 e vediamo se parte. Bella, schermata iniziale, anche il suono dell'hard disk. Ok, computer è partito. Passiamo direttamente al prossimo. Altro computer portatile, spettacolo, Toshiba T3100E, e anche questo è un computer di fine anni 80, monta un processore Intel 286 e mi è stato regalato da Marco Bergomi di Moscommando. Questo si alimenta direttamente a 230 volt e va collegata posteriormente. Proviamo ad accendere? Anche qui si incavola per la configurazione. Ora io lo so che voi vedete malissimo, ma in realtà io il monitor lo vedo molto bene. Vediamo, F1. No, questo qua va configurato perché l'hard disk ce l'ha. Quindi andiamo su F2. Ok, qua l'hard disk lo vede adesso.
Ctrl Alt Canc. Oh, a caso, è partito. Ho messo sopra la firma del mio blog perché ho già modificato il file autoexec.bat con un programmino che avevo realizzato in Turbo Basic e compilato per MS-DOS. Spettacolo, bel computer, passiamo direttamente al prossimo. Facciamo un salto nel tempo fino a inizio anni 2000. Questo è un Dell Latitude C840 con Intel Pentium 4. Fa parte di una donazione che mi sono comprato da Amleto. Se vi suona strano una donazione comprata, andatevi a vedere il mio ultimo video che ho pubblicato, che così avrete tutte le risposte. Oltre al computer c'è dentro anche il suo alimentatore, quindi vediamo se parte. Ok. Oh, tutti incavolati sti computer, eh? Da quelli più vecchi a quelli più nuovi hanno tutti i problemi nella configurazione, tutte le batterie scariche. Vabbè, proviamo subito con F1 per vedere se continua, o altrimenti dopo premeremo F2 per configurarlo. Ah no, sta partendo. Windows 2000. Non mi piacciono queste righine verticali che si vedono, eh? Qua la password purtroppo non la conosco e quindi... Niente, per il momento è così. Allora, queste righe verticali sarà da capire, sarà da capire. Vedete, no? Che qua non si vedono e dopo appaiono dopo, quindi più che il monitor forse potrebbe essere o la scheda video o proprio un driver. Vabbè, a posto così per ora. Tanto ne ho un altro uguale, adesso proviamo ad accendere quello. Secondo computer Dell della donazione che mi sono comprato. Ok, proviamo a accendere. Tutti dei rumori strani, incazzato pure lui. Secondo me c'è qualcosa che non va. A parte che qui dice che non c'è nessun dispositivo d'avvio e quindi, perché proprio c'è l'hard disk rotto. Andiamo un attimo a entrare nel setup. Allora, qui il monitor pare funzionare rispetto all'altro computer che invece aveva quelle righette che non sappiamo che cos'è. 256 MB di memoria RAM, Pentium 4 a 2,4 GHz, addirittura una Nvidia GeForce 4 Go, 30 GB hard disk che però non funziona. Vediamo se ci sono altre pagine del setup che possiamo farci qualcosa. Alt P pagine, Alt. No, questo è solo l'ordine di avvio. Allora, all'interno del setup io sinceramente non vedo impostazioni per l'hard disk. Magari poteva esserci disabilitato il controller, ma in realtà se già nella schermata iniziale lo vede, partita la ventola, probabilmente è proprio rotto l'hard disk. Niente, vediamo proprio... No, niente, neanche con F1, quindi qua l'hard disk è morto. Magari tra i due computer, questo e quell'altro, se ne riesce a fare uno, magari semplicemente cambiare l'hard disk con uno commerciale che si trova tranquillamente in giro, anche piccolino, antico, vecchio, si potrebbe far partire questo computer. Dai, proviamo il prossimo. Torniamo indietro di qualche anno, quindi a fine anni 90, qua si salta nel tempo, avanti e indietro, senza ordine prestabilito. Con questo computer compact LTE 5400 con processore Intel Pentium 1, me l'ha regalato Nino Ardagna. C'è il floppy disk drive, ma sarebbe sostituibile, qualora lo si volesse, con un lettore DVD o CD. È un lettore CD. Quindi il drive interno è sostituibile con un lettore CD. L'alimentatore non era incluso, però qui sotto c'è scritto che va alimentato a 18 volt col più
centrale. Direi di provare ad accenderlo. Il rumore dell'hard disk non è molto rincuorante. 150 MHz. Quindi non parte. Vediamo se si può entrare nella configurazione. Dov'è il cance qui? Dov'è il cance qui? No, controlla il cance. Dov'è? Qua. Ok. F1, F2, ESC. F10. F10 setup. F10. Bello. Bisogna usare sto... Allora, vediamo. 32 MB di RAM, Pentium a 150 MHz, dice che la ROM è del 1997, disco fisso da 2 GB. Beh, insomma, direi che tutte le cose le vede, quindi per quale motivo non deve partire? Certo che i mouse che si inventavano una volta erano proprio comodissime. Vabbè, esci, cosa ti devo dire? Salva però, così almeno ti ricordi. Poi al limite proviamo a ripristinare le impostazioni di fabbrica se adesso non funziona. Ok. Sì! Carina anche la spia qui dell'hard disk che è LCD. Beh dai, il computer è partito. Dopo una prima incertezza iniziale è partito. Spegniamo e passiamo al prossimo. Anche questo è molto carino, piccolissimo. Rimaniamo sempre sul marchio Compaq con un Compaq Contura Aero 425. Quindi di metà anni 90, torniamo indietro di qualche annetto ancora. È un 486 a 25 MHz. Lettore floppy esterno e suo alimentatore originale. Questo computer mi è stato regalato da Corrado Costantino, purtroppo ha il monitor rovinato, quindi quello che possiamo fare è accenderlo, ma non credo che potremo vederci niente sopra. Direi che qua abbiamo più di un problema. Ok, quindi sicuramente l'hard disk non va perché quel rumore non è il massimo. Sicuramente il monitor non va perché... lo vediamo. È un peccato perché è molto carino questo computer qua. Vabbè, pace. Più di così non ci possiamo fare perché o a trovare il monitor sostitutivo
e allora a quel punto cominci a vedere quali sono gli errori, cambi l'hard disk, eccetera, però così è complicato anche poterci mettere mano. Vabbè, dai, passiamo al prossimo. Allora, questo è un Digital TS30G che mi è stato dato col suo alimentatore. Credo di averlo comprato, ma era all'interno di un lotto, perché io di mio non avrei comprato un computer, diciamo, con evidenti difetti estetici, a meno che non mi servivano i ricambi per un altro computer. Quindi evidentemente era all'interno di un lotto. Mm. Adesso, sinceramente, grosse caratteristiche non le so, vedo Intel Pentium, però se riusciamo ad accenderlo, magari scopriamo qualcosa in più. Anche l'alimentatore non è nel miglior stato possibile. Vediamo. Mm, Però si accende. Dove si attacca? Dove si attacca? Eccolo qua. Ecco dove si attacca. Sì, al contrario pure. Non c'è neanche una spia che dice che sei vivo. Vabbè, noi proviamo, eh. Ah, eccolo qua. Sì, qua c'erano le spie. LCD. Anche lui è arrabbiato, sempre questione della batteria interna perché da errore CMOS. 32 MB di RAM, Pentium MMX a 133 MHz. Allora, deve essere comunque un computer di metà anni 90. Proviamo. F2, vediamo se riusciamo a fare qualcosa nel setup. Ah, manco la tastiera, ma... F1, F2, niente. Cosa dite? Proviamo a attaccargli una tastiera esterna, ma giusto per provare, eh. Allora, proviamo a riavviarlo. Anche con la tastiera. Ctrl, Alt, Canc, niente. Proviamo a spegnerlo e riaccenderlo. Neanche si spegne. Cioè, è proprio arrabbiato lui. Cioè, non si spegne e non si accende. Stacco la corrente, non pensare. Riproviamo. Con la tastiera esterna collegata, vediamo cosa fa. È silenziosissimo questo rispetto agli altri computer. F2, facciamolo subito. Oh, siamo entrati. Vediamo se adesso va la tastiera. Sì, adesso sì. Probabilmente prima era arrabbiato per gli altri motivi. Hard disk drive dice che non c'è. Perché? Però io ho sentito il rumore dell'hard disk. Che strano. E che non mi fa andare giù. Proviamo a fare F9 per caricare i valori di default. E comunque dice l'hard disk niente. Però l'IDE è attivato. Salviamo e proviamo. Vediamo che fa, se magari si decide a partire, anche se è difficile, eh. Ah. Allora, sta tentando di caricare qualcosa, ma poi si blocca. Adesso l'hard disk lo vede però, da 1,5 GB. Riproviamo la sequenza d'avvio, giusto per vedere se magari si è un po' scaldato, adesso funziona un po' meglio. No, niente, si blocca qui. Il computer parte, l'hard disk adesso l'ha visto, ma sinceramente qua rimane morto.
questo comunque sembrerebbe funzionare, quindi nel caso bisognerebbe semplicemente installare un sistema operativo a occhio, così, eh. Vabbè, prossimo portatile. Siemens PCD5ND, un portatile di metà anni 90, mi è stato regalato da Francesco Molinetti. Allora, dovrebbe essere un Pentium 75 MHz, un hard disk da 500 MB e 8 MB di RAM. Allora, relativamente all'alimentatore, tramite il mio super alimentatore cinese, lo alimenterò a 22,8 volt e vabbè, ovviamente presuppongo che il positivo sia quello centrale. Vediamo dov'è innanzitutto l'alimentatore. Qua, tra l'altro, c'è pure una piccola criccatura. Vediamo. Sì, si è acceso il LED. Vediamo se parte. Accendiamo? Qui si vede una banda di pixel bruciati. Che non vedo scritte. No, in realtà le scritte ci sono. Si vedono in controluce. Come si fa a regolare il contrasto qui? Qua, forse. Eccolo qua. Direi che così si vede bene. Sì, conferma, anno metà anni 90, 1995, Pentium A75, 16... ci deve essere stato un aumento di memoria, perché prima avevano detto 8 MB, ma in realtà qua ne vede 16. Sempre incavolato per il solito problema che la batteria non tiene la configurazione. Quindi proviamo subito l'F1, dai, cioè non farmi entrare in configurazione, proviamo a vedere se parti. No, 1 diretto, vai. Vabbè, niente, Fn. Sì, sta andando. Windows 95. Peccato per questi pixel. Ok, niente, non conoscendo la password, qua ci fermiamo. Allora, fa qualche un po' di fatica, anche questo puntatore qui non è proprio immediato, perché a volte gira, a volte no, magari è solo da pulire, perché visto che le direzioni ce le ha tutte. E niente, non avendo la password non possiamo entrare, dovremo formattarlo. IBM ThinkPad 390E modello 2626. Questo è un computer di fine anni 90, dovrebbe montare un Celeron come processore e anche dotato di alimentatore IBM originale. Me l'ha regalato Giosuè D'Amico. Vediamo. Oh, ma ci credete che non trovo il tasto d'accensione? Qua, forse qua di lato. No, scherzavo. Ah, eccolo qua. Allora, partire è partito, ma è partito in modalità configurazione. Ah no, queste sono configurazioni. E dai. Ah, dice che è un Pentium 2, quindi no, non Celeron. Un Pentium 2 a 300 MHz. Vediamo se parte. Cioè, se fai girare così le ventoline solo per accendersi.
Adesso lo sappiamo, la batteria, tutto quanto, abbiamo visto tutti gli altri computer uguali, non è una novità, non è una novità, dai, no, che è F1, ESC, andiamo, fai finta, parti. No, Windows 98, monitor si vede molto bene, eh? Si è arrabbiato? No. Allora, finché gira, lasciamo girare, basta che non ti blocchi. Cos'è successo? Non c'è un coso per spegnere sto suono. No, vabbè. Devo spegnere il suono. Vi prego, fatemi spegnere il suono, divento sordo. Vi prego. Sì, volume, ma basta sto cacchio di volume. Ah, cosa gli è successo? Cioè, da pazzi. Ma ha fatto lo scherzo. Hai fatto lo scherzo, Giosuè. Per forza, non è possibile, sono diventato sordo. Ancora che fischia. Com'è possibile? Secondo me ha problemi alla scheda audio. Ah, ma qua c'è un qualche cosa, vedi che c'è un qualcosa per regolare il volume, non si sa mai che amplificava un microfono e c'era l'effetto del microfono che sentiva gli altoparlanti. Proseguiamo con un altro portatile, me l'ha regalato sempre Giosuè D'Amico, Dell Latitude C600, C500, non si capisce perché qua c'è scritto di tutto e di più. C'è scritto PP01L e poi sotto Latitude C600, C500. Cos'è? Un modello unico che ha il doppio nome o sono due modelli diversi? Comunque adesso vediamo se riusciamo ad accenderlo e poi magari il computer stesso ci darà la risposta. Qua è il lettore DVD o CD che sia, compact disc c'è scritto, quindi in teoria lettore CD. E qua sotto si può adattare anche il lettore dei floppy disk al posto del CD. Il computer è corredato con alimentatore originale Dell. Proviamolo, dai. Allora, dice Windows XP e Intel Celeron, vediamo se è vero. C500. Anche questo si arrabbia per la configurazione, che novità. Ah, se il video vi sta piacendo mettete like, se non l'avete già fatto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Ok, ma è rimasto bloccato? Cioè io lo avvierai anche il programma di setup, ma in genere queste cose succedono. Cioè anche senza l'alimentatore. Quindi questo qua è l'unico computer che ha la batteria che funziona e quindi non si vuole spegnere. Oh, sì, col tasto di spegnimento si è spento. Questo qua cosa serve? F2, F2. Cioè, la velocità non è il tuo forte, eh? Cosa ti devi preparare per entrare al setup? Entra e basta, no? Non lo so, mi fa strano, però... Boh. Ma quale? Sarà questo lettore CD, dici? Che non lo senti? Forse questo? O qualche altro dispositivo che non senti? Vediamo di tirar fuori sto lettore dei DVD. Ci mettiamo dentro il floppino. Sempre che sia questo il problema, Qua c'è un'altra suppostazione. Ah, questa è la batteria. Boh, riproviamo.
Ah, boh. Vediamo un po' il setup. Allora, memoria 192 MB, però sarà il modulo da 256 che in parte è utilizzato anche dalla memoria video. Il computer in effetti monta un Intel Celeron a 900 MHz. L'hard disk da 10 GB, quindi lo vede. Allora, come abbiamo visto prima sui Dell, devi fare Alt P per cambiare la pagina e non è che c'hai molto da vedere in effetti, però noi magari gli diamo una bella salvata alla memoria, vediamo un po'. No, capito, ma è salvato o no? Vediamo, Windows XP. Beh, computer parte. Dai, poi Windows XP lo conosciamo tutti, almeno io l'ho utilizzato anche per lavoro fino a un anno fa, quindi... E poi lo utilizzo molto spesso anche per i fatti miei, quindi diciamo non è un sistema operativo che io al momento considero vintage, però in effetti è già più di 20 anni, quindi potrebbe tranquillamente essere considerato vintage, se utilizziamo la definizione dei 20 anni per dire vintage. Allora, il computer parte, quindi funziona perfettamente, possiamo spegnerlo. Chi se ne frega dei programmi installati? Cosa è installato di nuovo? L'Office. Oh, posso spegnerlo adesso? È troppo complicato. Spegni. Col touchpad, insomma, questo è praticamente un computer portatile moderno. Ci si può lavorare tranquillamente, sempre che si voglia spegnere. Vabbè, dai, passiamo al prossimo computer. Altro computer portatile, IBM ThinkPad R40E, è un computer del 2004. Questo me l'ero acquistato io, poi successivamente ho anche acquistato i vari accessori, alimentatore, la borsa del trasporto. Recentemente l'ho acquistato, avete visto anche il video breve con i vari unboxing. Per questo che ve lo faccio vedere bene con tutti gli accessori che avevo acquistato. Quindi computer, alimentatore. Avevo già tolto anche la batteria, insomma, per evitare problemi. Allora, questi alimentatori IBM non hanno neanche una spia per dire sono acceso, sono spento. Proviamo. Probabilmente sempre per la batteria del CMOS all'interno scarica. Infatti. Però se tu già la usi da solo, la configurazione, magari evitiamo di chiedermelo. F10 salva e esci, tanto. Sì, sì, tranquillo, parti, parti. Sì, ma non c'è bisogno di rifare tutte le volte sempre le stesse cose. Se abbiamo già capito che la configurazione non ce l'hai a posto. Allora, io come l'idea che fin tanto che non cambierò la batteria del CMOS, non intendo la batteria del computer, intendo proprio quella del dispositivo dove risiede la configurazione. Questo qua starà sempre per minuti qua ad aspettare questo IBM R40E. Ma la data e l'ora, ma chi se ne frega? Devi proprio mettere la data e l'ora. Mettiamo la data e l'ora. Mm. No, ma non ci siamo capiti. Io voglio che tu fai lo startup. Vai, dall'hard disk. Vai, parti, parti. Ancora Windows XP. È vero, è arrivato dalla Spagna. Mi ero dimenticato di dire che l'ho acquistato dalla Spagna. Però in effetti ha una tastiera internazionale con tutti i caratteri
anche italiani, tedeschi, spagnoli, tutto quanto. Manca il touchpad, però ha questo pirolino solito, non so come si chiama, questo mouse schifoso che in teoria su questo computer non dovrebbe esserci, perché se c'è Windows XP vuol dire che siamo inizio anni 2000, quindi insomma potevano anche magari mettere un touchpad, no? Che dite? Vabbè, spegniamolo, tanto abbiamo visto che è entrato. Ecco qua, altro computer. Allora, qua abbiamo solo dei dischetti. Macintosh, dischetti Macintosh. Allora, io lo so che questo video può risultare magari un po' lungo e noioso, mi spiace, erano tanti computer da provare, ma tanto io lo so che voi i miei video li vedete quando siete in bagno, quindi insomma dai, al limite vi aiuta. Eccolo qua. Macintosh PowerBook 170, un computer del 1991. Purtroppo non c'è l'alimentatore, quindi dovremo accrocchiare qualcosa con il mio maxi alimentatore cinese. Vedo che l'alimentazione deve essere 7,5 volt, quindi troviamo un connettore che si adatti. 7,5 volt, vediamo. Esplodere non sta esplodendo, però non lo vedo, non vedo nessun LED, possibile? Com'è che si accendono questi computer qua? Sì, qualcosa sta facendo. Non mi sembra molto felice dalle immagini che mostra. Ah, però adesso qualcosa fa. Sente l'hard disk girare. Secondo me sta tentando di partire, ma non riesce. Io poi però questi computer, sinceramente, non conosco un granché. Secondo me è bloccato comunque perché non sta facendo niente. Solo per curiosità vorrei provare a infilargli dentro questo dischetto, ma io temo, ripeto, che sia l'hard disk che è bloccato, perché dal rumore non mi sembra un questione di dischetto. Però... poi, niente. Proviamo a spegnere e riaccendere. Fatto troppo velocemente. Allora, il computer è vivo perché si vede il mouse che si muove, però secondo me c'è l'hard disk che lo blocca. Ultimo tentativo prima di rinunciare. Premiamo tutti i tasti, non si sa mai. Niente, quindi non parte, nemmeno col dischetto dentro, che io a questo punto però... come lo tiro fuori se il computer non va? Perché mi ricordo che gli Apple hanno quel modo meccanico per tirar fuori i dischetti, non hanno il tasto. O qua dentro si deve infilare qualche cosa. Vabbè, comunque io di queste cose non è che so molto. Proviamo a vedere se riusciamo... Oh, ma veramente uno... Ok,
ognuno dai ha i suoi gusti, abbiamo capito? Ognuno ha i suoi gusti. Oh, purtroppo non siamo riusciti a farlo partire. Altro Apple, Macintosh PowerBook 100. Questo purtroppo è un pochino più conciato, infatti si vede che anche il monitor ha i suoi problemini. Vedo che la tensione di alimentazione è uguale, quindi niente, si può collegare tranquillamente l'alimentatore, ma temo che anche questo purtroppo non va. Che poi tra l'altro io non riesco a capire dove ce l'hai i pulsanti. Cioè non si capisce niente. Dove ce l'hai i pulsanti per accenderti? C'è una levetta qua, vediamo che cosa serve. Stacchiamo. Vediamo che fa. Niente. Ma dove stanno i pulsanti? Cioè dove sta... Fa qualcosa o non fa niente? Beh, a parte che col monitor così... Direi che tutti gli hard disk dell'Apple hanno problemi. E poi su questo non si vede assolutamente niente. Peccato. Sarebbe piaciuto provare anche un sistema della Apple. E infine, se non ci viene la scabbia toccando tutte queste cose, un portatile che è marcito, dico purtroppo perché questo era il mio portatile che utilizzavo all'inizio della mia carriera lavorativa per andare in giro a fare trasferte. E niente, io ho appena provato ad accendere, ma l'alimentatore non va, ma proprio non si accendevano nemmeno i LED. Purtroppo il connettore è un connettore che chissà quanti alimentazioni ci vanno, perché qua dice 18 volt in continua, poi ancora 16 per la ricarica, però in teoria potremmo magari basarci soltanto sul 18 volt, però qui insomma dovrei tagliare il filo, alimentare i piedini giusti, direi che è lavoro per un'altra volta, ve lo faccio vedere però, anche che non lo accendiamo. Comunque 486, 33 MHz, e niente, tutto bellissimo, marcito. Appena avrò la possibilità tenterò di accenderlo e vi farò sapere. Bene, se questo video vi è piaciuto vi ricordo mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!